Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è importante dedicare questa grande mostra all'artista Pablo Acciugarri. La scultura di Acciugarri idealmente è una grande sintesi, una grande summa, direi, della scultura di tutti i tempi. Il marmo metaforicamente è vivo, quindi è qualcosa che ha sempre affascinato agli scultori di tutti i tempi, quindi affascina anche a me. Gli spazi della Galleria Nazionale sono maestosi, ariosi, molto alti, ad esempio hanno questi grandi lucernai da cui arriva la luce naturale. Allora abbiamo pensato che fossero spazi adatti per valorizzare la scultura di Acciugarri, che è molto verticale, e questa verticalità che ci porta a guardare verso l'alto è perfetta per gli spazi della galleria, in modo tale che gli spazi valorizzano l'opera e viceversa. La luce è quello che ha condotto tutta la mia ricerca. La luce come scopre la scultura, quindi la scultura in più materiali è sempre il protagonista e la luce. Far bene le sculture, il farle ancora a mano di Acciugarri davvero riporta, diciamo, alla luce quella che è la grande sapienza della nostra tradizione. E poi via via la scultura di Acciugarri è una grande sintesi rielaborata e reinventata di molti grandi scultori del Novecento che sono nella Galleria Nazionale. Quindi si è pensato a quel punto di valorizzare dei dialoghi diretti, fisici, fra le sculture di Acciugarri e Arp, Fontana, Giacometti e Henry Moore. Quindi la mostra di Acciugarri non è solo nelle sale della mostra temporanea vera e propria, ma le sue opere le abbiamo portate a fare una passeggiata all'interno delle collezioni, cambiando anche il modo di vedere certe opere attraverso le sue. In questa mostra una cosa un po' eccezionale è questa parte dei dialoghi. Ci sono 4 opere mie che stanno dialogando con 4 grandissimi artisti come Giacometti, Jan Arp, Henry Moore e Fontana. Ma poi dialogano con tutta la sala che accoglie queste opere. Quindi sono eccezionali artisti del XX secolo e quindi dell'arte moderna, come dialogano con opere di un scultore vivente. Poi tutte le opere in questo caso sono fatte in marmo, quindi 3 in marmo statuario di Carrara e 1 in marmo rosa del Portogallo. Quindi c'è questo ulteriore dialogo tra materiali diversi. Noi ormai viviamo in un mondo in cui viviamo a testa bassa, a testa china sui nostri cellulari. Non comunichiamo più tra di noi, spesso non guardiamo più il mondo, lo guardiamo esclusivamente attraverso il filtro degli schermi. La scultura di Acciugarri ci porta naturalmente a guardare verso l'alto, ad alzare la testa, a guardare idealmente il cielo, a non vivere a testa bassa da tutti i punti di vista, ma a essere pienamente umani. Ed è una scultura che evoca una promessa di felicità e di gioia. Cioè Acciugarri è lo scultore della linfa vitale, della vita che nasce, si schiude e ci invita a instaurare un nuovo dialogo vero, autentico con la natura. Sì, noi viviamo in un momento di grande frenesia, di grande velocità, di grande consumo, di opere che sono effimere. Io penso al silenzio, penso alle opere che restano, penso che bisogna tornare alla natura e bisogna continuare a riflettere, a capire che siamo degli esseri unici e che siamo parte della natura. Quindi l'invito è a trovare un spazio interiore che si possa condividere con gli altri.
è molto importante far vedere che la scultura, che è un'arte molto antica e se vogliamo tradizionale, ancora oggi può trovare dei linguaggi innovativi come quelli appunto di Pablo Acciugarri, ed è importante annoverarla tra le tante espressioni dell'arte che questo museo oggi propone.